Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi andremo a fare un pane molto semplice che ha bisogno di una lunga lievitazione, ma non ha bisogno dell'impastatrice. O meglio, se ce l'avete la potete utilizzare assolutamente, però potete farlo anche con una ciotola e un cucchiaio. Ma intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e soprattutto, per favore, condividetela con i vostri amici. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Di 400 g di farina, eccola qua. Io ho messo 100 g Manitoba e 300 g 00, ma potete utilizzare anche la 0 volendo. Poi abbiamo bisogno di lievito madre essiccato, 2 grammi, un cucchiaino di miele, 280 g di acqua, grammi non millilitri, e un cucchiaio scarso di sale, ok? Se usate quello da tè come un cucchiaio è meglio. Allora, cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare ad unire gli ingredienti. Ma in quale ordine? Mettiamo il lievito nell'acqua calda, deve essere calda, tendente al tiepido, non bollente, mi raccomando. Poi mettiamo il lievito in questo modo, sì, scusate, il miele, e mescoliamo in maniera che si scioglie il miele e viene sciolto anche il lievito madre con l'acqua. Mettiamo il tutto man mano nella ciotola. Perché man mano? Perché io ne metto un po', vado a mescolare, poi ne metto altro e faccio esattamente la stessa cosa. Ecco qua. Ragazzi, nel frattempo mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando? Perché è bello sapere che ci guardate da tutto il mondo. È vero. Adesso metto il sale e vado a rimpastare di nuovo con il cucchiaio. Potete farlo anche con le mani volendo, però vi posso assicurare che va benissimo anche così. Che bella palla che si sta formando. Sì, infatti tiro giù quello che si è attaccato al cucchiaio e continuo a mescolare affinché il sale si amalgami perfettamente. Lo facciamo amalgamare. Esatto. E ci vediamo a impasto fatto. Eccolo qua, l'impasto è pronto. Pochi minuti con un cucchiaio andiamo a coprire. Io adesso ho questa ciotola fatta apposta per la lievitazione, ma voi potete utilizzare una ciotola qualsiasi e la coprite con la pellicola. Io vado a chiuderlo in questo modo. Quanto tempo? Lo lasciamo un'oretta, dopodiché andiamo a fare le pieghe. Ci vediamo tra un'ora. Ci vediamo tra un'ora. Allora, passata un'ora, adesso andiamo a dare un pochino di forza al nostro impasto. Quindi ho qui una ciotola con dell'acqua tiepida, ci bagniamo le mani ed andiamo a muovere l'impasto in questo modo. Lo dobbiamo coccolare. Lo dobbiamo piegare, le famose pieghe. Vi bagnate le mani di nuovo, fate altre pieghe, si appiccica un po' la ciotola ma è normalissimo, e anche alle mani, ok? Vedete? Già maneggiandolo ha acquistato un'altra forma, un'altra consistenza. Lo rimettiamo giù, lo ricopriamo di nuovo in un posto caldo e tra un'ora andiamo di nuovo a fare altre pieghe. Eccoci, sono passate tante ore, tutta la notte è stato l'impasto. Guardate che meraviglia, che belle bollone grosse. Adesso che cosa dobbiamo fare? Lo prendiamo
facciamo qualche altra piega. Calcolate che io avrò fatto 5-6 pieghe, ma a distanza di un'ora una dall'altra. Facciamo qualche altra piega e poi mettiamo l'impasto dentro una teglia foderata con carta da forno e spolverata con un pochino di farina, in questo modo. Quindi in tutto quanto ci vuole per fare questo pane? Circa 20 ore. In questo modo, ok? Quindi se lo si vuole mangiare per il pranzo della domenica bisogna cominciare il sabato. Eh sì, assolutamente. Guardate che bello. Sì. A questo punto, ripeto, faccio qualche altra piega e poi metto l'impasto lì e lo copro con la stessa bacinella, così, a testa in giù. E deve stare ancora quanto? E deve restare fino a che non raddoppia almeno di volume. Ci vediamo dopo. A dopo. Eccoci, è raddoppiato di volume. A questo punto, anche Manfredo è d'accordo, a questo punto lo cosporgiamo di farina e facciamo un'incisione laterale. Poi vi faccio vedere come. Eccolo qua, abbiamo inciso lateralmente, ho fatto anche una foglia per farvi vedere che comunque potete disegnare sul vostro pane quello che volete. Ora in forno preriscaldato 230 gradi per i primi 10 minuti, poi abbassate a 215 gradi e lo mandate avanti per un altri 40 minuti circa, dipende sempre dai forni. Modalità statica. Eccolo qui ragazzi, è pronto, la fogliolina è venuta, eccola. Quindi ci vuole un giorno. Sì, praticamente sì, sentite. E voilà. Perfetto ragazzi, guardate quanti buchini. È morbido dentro e croccante fuori. Provate a farlo ragazzi, perché ci vuole un pochino di tempo, ma non è difficile. No, assolutamente. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.